10 su 10 vietato sbagliare. Sigla. Allora, come voi ben sapete, molte volte capita di sentir parlare tra tutti, no? Magari dire, però in America, sai, sparano, in America si può girare con le pistole. Ma io mi chiedo, e quanti di voi si chiedono, quanti paesi hanno la possibilità che hanno gli Stati Uniti di poter girare con le pistole, con le armi, andare in un negozio, una volta compiuti i 16 anni, e andare a comprare delle armi? Perché per noi è un po' un sogno questa cosa qua, no? Il fatto di poter entrare in un'armeria e dire io voglio questa, e me la compro e me la porto a casa. Ma non è tutt'oro quel che luccica, nel senso, non è che in qualsiasi posto è così. Ci sono anche lì diversi stati dove tu, come si dice, puoi permetterti di fare questo tipo di discorso e altri dove non li puoi fare. E quali sono gli altri paesi nel mondo che hanno più restrizioni da questo punto di vista? Perché ci sono quelli che ne hanno di meno e quelli che ne hanno di più. Purtroppo noi apparteniamo a una categoria molto alta per quanto riguardano le restrizioni, quindi nel fatto di non poter comprare quello che vogliamo. Ora, io vi faccio vedere un piccolo video, un video breve fatto da me, dove vi spiega, in poche parole, io non riesco a spiegarlo io perché io l'ho capito, ma non riesco a esprimerlo. Allora, il concetto è questo, vi spiegherà per filo e per segno bene dove voi, o dove chi abita in quei posti lì può permettersi di acquistare una pistola, un fucile, una qualsiasi arma, e dove invece non può. Prima di cominciare vi volevo solamente dire che qui in Italia ci sono tantissime restrizioni, purtroppo per quanto riguarda le armi, e abbiamo anche dei limiti nelle armi anche leggere, tipo appunto quelle che da soft air, armi da paintball, armi da tiro al bersaglio, questi sì che sono molto bassi come potenza cinetica per poter utilizzarle. Ad esempio i joule sono il limite massimo qua in Italia è 7,5 purtroppo, mentre in altri paesi tipo la Spagna mi sembra 22, la Germania 24, insomma in poche parole noi siamo sempre più indietro degli altri e questo non è una cosa che gioca a nostro favore. Sarebbe bello che ogni tanto anche noi fossimo al primo posto, ma non solo nelle cose negative, che magari c'è chi la vede come una cosa positiva, io la vedo come una cosa negativa, perché tanto non è se voi calcolate che 24 joule servono per bucare la pelle di una persona, anche se tu mi porti una pistola d'aria compressa, me la porti a 10 joule, già mi sembra che sia giusto per dare quella sensazione che ogni tanto fai qualcosa, no? Perché si dà sempre la colpa al passato, no? A quello che non hanno fatto gli altri governi, a quello che non ha fatto questo. Ma io sto vedendo che comunque, anzi, continuano a restringere, vogliono mettere leggi ancora diverse. Come mai? Forse perché siamo piccoli, forse perché non siamo considerati molto dalla politica. Non lo so. Comunque sia, vediamo questo video e poi dite la vostra se volete, se non volete, non lo dite. Video. La regolamentazione del possesso e del porto d'armi varia notevolmente da paese a paese, influenzata da fattori storici, culturali e sociali. In alcuni stati, i cittadini possono portare armi senza necessità di un permesso specifico, mentre in altri sono richieste autorizzazioni rigorose. Paesi con leggi permissive sul porto d'armi senza permesso. Stati Uniti d'America, negli USA, il diritto a possedere e portare armi è sancito dal secondo emendamento della Costituzione. Tuttavia le leggi variano a livello statale. Stati come Alaska, Arizona, Vermont e Wyoming permettono ai cittadini di portare armi senza necessità di una licenza specifica, purché l'arma sia regolarmente registrata. Yemen. Tradizionalmente, lo Yemen ha avuto leggi sulle armi molto permissive, permettendo ai cittadini di possedere e portare armi senza restrizioni significative. Tuttavia, la situazione politica instabile potrebbe influenzare l'applicazione di queste leggi. Paesi con leggi restrittive sul porto d'armi. Italia. In Italia il porto d'armi è strettamente regolamentato. Esistono diverse licenze,
tra cui quella per difesa personale, uso sportivo e caccia. Ogni licenza ha requisiti specifici e limitazioni sul porto e sul trasporto delle armi. Ad esempio, la licenza per uso sportivo consente il trasporto dell'arma scarica e in custodia, ma non il porto per difesa personale. Regno Unito. Il Regno Unito ha leggi sulle armi molto restrittive. Il possesso di armi da fuoco richiede una licenza rigorosa e il porto in pubblico è generalmente proibito. Le armi automatiche e molte armi semiautomatiche sono vietate. Motivazioni dietro le diverse legislazioni, culturali e storiche. Negli Stati Uniti, la cultura delle armi è profondamente radicata nella storia del paese con il secondo emendamento che garantisce il diritto di portare armi. In Svizzera, la tradizione del servizio militare obbligatorio ha portato a una diffusa familiarità e possesso di armi. Sicurezza pubblica, paesi come il Regno Unito e l'Italia hanno implementato leggi restrittive sulle armi per ridurre la violenza armata e aumentare la sicurezza pubblica. Queste misure mirano a controllare rigorosamente chi può possedere e portare armi. Situazioni geopolitiche in alcune nazioni con conflitti interni o instabilità politica, come lo Yemen, il possesso di armi è diffuso sia per tradizione che per necessità di autodifesa, portando a leggi meno restrittive o a una scarsa applicazione delle stesse. In conclusione, le leggi sul porto d'armi nel mondo riflettono una combinazione di tradizioni culturali, considerazioni di sicurezza e contesti politici specifici di ogni paese.